Questo è un Teflon per l'acqua, costa 50 centesimi. Questo è un Teflon da marca Facot per il gas, uso professionale, però va bene anche per l'acqua. Voilà. Questo è sempre un Teflon ma fatto di silicone, è un nastro fatto molto meglio. Qui abbiamo anche alcune istruzioni, sempre marca Facot, va bene anche questo. Questo è un filo di Teflon marca Loctite 55, va bene per l'acqua, va bene per il gas, di uso professionale. Ciao raga, ed eccoci qua con un altro video. Allora, siccome sul mercato ci sono tanti Teflon da comprare e praticamente tutti promettono la stessa cosa, di sigillare i raccordi, ok? E a volte non si sa cosa comprare perché hanno anche prezzi diversi e sinceramente uno che un fai da te non saprebbe quale di questi comprare, e questo è lo scopo di questo video. Vediamo insieme quale di questi è migliore e su cosa possiamo usarli. E ora cominciamo subito con questo piccolino che lo potete trovare in qualsiasi ferramenta, ma lo trovate sia da Hobby che Leroy Merlin e un po' dappertutto. È il classico filo di Teflon, ma questo mi sembra un po' troppo debole per fare un raccordo con questo Teflon qua. Mi sa che lo utilizzate tutto per un raccordo, specialmente se è un raccordo come questo grande da 1 pollice. Quindi per mettere il Teflon sul raccordo basta toglierlo, ok, inserite un dito dentro, ok, lo tirate fuori, lo fermate con il dito sul raccordo e lo passate in senso orario. Cercate di stringerlo, ma non troppo forte perché questo qua è molto debole, ecco che salta. E poi una cosa che ho notato su questo Teflon da 50 centesimi è che siccome noi dobbiamo posizionarlo giusto, vedete, così, se magari non avete una buona manualità, questo Teflon qui si stringe e diventa un filo e non si aggrappa bene alla filettatura. Guardate come. Però diciamo che questo lo possiamo utilizzare magari sui raccordi da giardino. Non consiglio, ma non lo consiglio per l'acqua, insomma per raccordi in casa, in un bagno non lo consiglio proprio perché è molto si toglie anche. No, questo non mi piace proprio, non mi piace per niente questo Teflon, non lo consiglierei. Allora andiamo a vedere questo Teflon che mi sembra già un po' più professionale, che è di marca Facot e loro lo consigliano anche per i raccordi sul gas. Già vedete come è molto più duro e sembra molto più di qualità rispetto a sto non so neanche come chiamarlo, perché sinceramente lo consiglierei ai miei nemici. Va bene questo Teflon? Sì, vai tranquillo, divertiti. Questo invece è molto più robusto, insomma è molto più professionale, mi sembra molto meglio rispetto all'altro. Allora, prima di mettere il Teflon sui raccordi, ricordatevi di zigrinare la filettatura. Questa è già, vedete, già zigrinata un po'. Se volete lo potete fare anche voi un po' di più, perché comunque non si rovina la filettatura, però fate attenzione di non rovinare la filettatura, ma se no lo potete mettere direttamente. Allora, come si mette questo Teflon qua? Basta inserire il dito dentro, cercate di fermarlo con il dito sulla filettatura e andate da questa parte, ok, in senso orario, ok, e cercate di stringerlo più o meno bene
Vedete già questo non si attorciglia più come l'altro, quello di prima, che praticamente diventava un filo e non più una benda, o come posso chiamarla. Ok, fate un paio di giri, rompete il teflon e già questo è molto meglio rispetto a questo schifo qua. Questo però devo dire che costa 2,50 euro, invece questo costa 50 centesimi, quindi 5 volte tanto, però ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Prendo un raccordo come questo e vediamo quest'altro Teflon, sempre marca Facot, e questo non so, mi sembra un po' molto più professionale rispetto a questo Teflon qua, anche se questo costa sui 5 euro, questo 2,50 euro, quindi andiamo su 5 euro, il doppio di quanto costa questo. L'altro, vediamo, qui ci dice anche di quanti giri dobbiamo fare sul filetto, vedete, ancora molto più professionale rispetto all'altro, quindi pollici e consumi, numero di giri. Vediamo per i raccordi da 1 pollice, che questo qui è da 1 pollice e 1/4, quindi 1 pollice e mezzo, 5-6 giri. Vediamo sempre il dito dentro, ok, lo posizioniamo sulla filettatura e andiamo possiamo tirarlo un po' di più questo, perché vedo che resiste molto bene. Siamo già al terzo giro, quarto, quinto. Sì, vedo che si riempie molto bene la filettatura, vedete che è anche fatto meglio rispetto all'altro. Vediamo un po'. Sì, questo mi piace. Questo è molto meglio rispetto al Teflon, questo qua per il gas. Stessa marca, ma diciamo produzione diversa. Questo va bene sia per l'acqua sia per il gas. Vediamo un attimo, avevo anche, ecco, questo è inserito qua dentro questo pacchetto qui e ci fa vedere che per acqua potabile resiste anche fino a 150 gradi. Vediamo Universal, vediamo se c'è scritto dietro, ecco, e resiste anche fino a 5 bar di pressione per il gas, da meno 20 a più 70 di temperatura, invece per l'acqua fino a 16 bar fino a 95 gradi di temperatura, invece 7 bar fino a 130 gradi di temperatura. Molto meglio questo, e mi piace, questo è già meglio e mi piace. Adesso vi faccio vedere un altro Teflon da Loctite. Questo è sempre uso professionale. Allora, se questo costava 5 euro, questo costa 13 euro. A rispetto di quest'altro qua, questo nella confezione ci sono ancora più metri di Teflon, e una cosa la notiamo subito, che questo non riusciamo a spezzarlo, ok? Non riusciamo a spezzarlo. E un'altra cosa che notiamo subito è questo grasso che ti rimane sulle mani, che è praticamente tipo il grasso, quello della canapa. Sulla canapa devi mettere la canapa e poi ci passi la pasta. Allora, vediamo un attimo come si mette questo Teflon qua. Sempre lo fermiamo con il dito, ok, e ci facciamo i giri sulla filettatura, sempre in senso orario, ok, mai in senso antiorario, e andiamo a farci un paio di giri. Questo non ha importanza se cominciamo dall'inizio o cominciamo dalla fine, è importante che lo mettiamo sul filetto e stringiamo bene. Questo possiamo stringerlo molto bene, perché comunque non si spezza come si spezzano gli altri. Infatti qui loro ci hanno messo anche, vedete che c'è una specie di tagliarino che dobbiamo tagliare il filo, perché non si spezza. Ecco il grasso che ti rimane sulle mani. Cosa devo dire su questo Teflon? Questo è il Teflon che uso di più,
e mi piace molto di più rispetto a quest'altro. Questo lo consiglio ai nemici, questo lo consiglio agli amici, questo lo consiglio a tutti, invece questo lo consiglio a tutti gli idraulici e tecnici di uso professionale. Quindi raga, abbiamo visto questi sono quattro Teflon diversi. Spero che questo video vi sia d'aiuto a scegliere il Teflon migliore che fa per voi. Quindi questo ho detto, il primo che vi ho fatto vedere ve lo consiglio per i raccordi in giardino, ok? Per raccordi da giardino dove anche se perde un po' d'acqua va bene lo stesso, cioè non va bene che perde l'acqua, però se perde almeno è fuori in giardino. Questo invece ve lo consiglio per i raccordi che avete dentro in casa o per fare un raccordo un po' più serio, ok? Questo ve lo consiglio sia per l'acqua che per il gas, e questo lo consiglio di uso professionale se volete fare una cosa fatta bene. Per questo il video è tutto, grazie e ci vediamo al prossimo. Ciao!